Andiamo lì sotto o andiamo lì sopra? Buongiorno bellissimi, bentornati. Siamo alla tappa numero 6. Oggi ci troviamo in un bosco. Se mi avete seguito sui vari social avrete notato che il nostro viaggio si è un po' trasformato. Doveva essere, anzi no, non doveva essere niente. È partito come un cammino e si è trasformata in una serie di sfide, di avventure giornaliere con il nostro caro amico Zanzi, che ci ha recuperato nella foresta umbra per farci riposare un ginocchio e adesso ci sta facendo scannare con questa serie di sfide. Oggi, come avete scelto voi, faremo la sfida di una creazione, cioè creeremo un rifugio all'interno di un bosco. Come vedete il bosco è meraviglioso, siamo comunque nel Gargano, è un bosco di querce stupendo, c'è una luce fantastica. L'unico dettaglio è che non ci sono tantissimi materiali, abbiamo tanti sassi e un po' di legni, diciamo che abbiamo trovato una zona dove ce n'è qualcuno, ma è stato abbastanza complicato. In generale è molto pianeggiante e pulito dalla vegetazione, quindi sarà una bella sfida. Sei pronto? Sono pronto. Di ricostruire il nostro appartamento e di vivere qui per sempre, io e te. Ah sì, un dettaglio che non ho detto è che poi ci dormiremo in questo rifugio, quindi dobbiamo fare qualcosa di... È vero che non abbiamo niente da utilizzare per costruire queste cose, quindi solo ciò che vediamo qui in giro. Io legni. utilizzerò Simone. Where you up when the blinds pulled down? You love it when nobody's around. I wanna call out my town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Ok, ho un'idea. Considerando che non ci sono tantissimi materiali e non voglio iniziare la creazione di una capanna in sassi, ho pensato che per sfruttare l'ambiente circostante possiamo utilizzare un albero. In particolare ho trovato questo che ha già un'ottima forma. La utilizzeremo come struttura portante e sulla quale appoggeremo tanti legni e poi la ricopriremo con foglie secche e insomma sterpaglia in modo da creare una sorta di tetto. Quindi per adesso ci servono un mucchio di legni possibilmente dritti. Andiamo a vedere cosa fa Zanzi. Ah, Zanzi, ma tu stai costruendo un tumulo? Sto facendo una bara. Sì. Beh, avevi detto che volevi stare qui per sempre, no? Hai capito bene. Ma prendiamo un B&B. Devo rettificare quello che ho detto prima, in realtà di materiale ce n'è un sacco. È molto distante, quindi bisogna camminare molto, ma ci sono un sacco di rami che alla fine sono tutto ciò che ci serve. Adesso passiamo alla costruzione della struttura, vediamo se ci bastano i rami, anche se non credo. Come avrete notato gli ho già dato una forma triangolare, tra l'altro assomiglia tantissimo alla mia tenda, e questo qua sarà l'ingresso. Qui ci infiliamo dentro e ci sarà abbastanza spazio per stendersi. La testa probabilmente la lascerò da quel lato di là. In una situazione di sopravvivenza la farei molto più piccola per ridurre lo sforzo nella costruzione, ridurre la necessità di materiali e anche perché
Qui fa caldo, ma se dovesse fare freddo una struttura più piccola manterrebbe il calore molto più facilmente. Qui è un hotel a 5 stelle. Vediamo anche a che punto è Zanzi col suo tumulo. Come sta andando? Wow! È carinissimo. Non mi piace, mi dà troppo di quadrato. Penso che la faccio rotonda. Vuoi fare un trullo? Può darsi. Finiti i primi legni, però abbiamo già una bella forma, una bella struttura. Ancora tutto da chiudere, devo capire bene come coprire dato che è un po' verticale, però abbiamo una bella casetta. Sei soddisfatto? No, non mi piace. Perché? Non lo so, sento che devo cambiare qualcosa, non lo so, Simone, non lo so. Sento Trattare come... gli scorpioni? Non lo so, penso che utilizzerò il bonus 110 per rifare un po' le pareti perché non mi piacciono. Ok, per coprire sarebbe l'ideale se trovassi tanti rami come questo con attaccati ancora tanti rametti. In questo modo, appoggiandoli, si creerebbero tante piccole forbici, tante V sulle quali posso appoggiare anche in orizzontale altri paletti, altri stecchi, così che si incastrino tutti quanti tra di loro. E quando sarà tutto vicino vicino stretto possiamo mettere anche delle foglie. Cosa succede? Ecco, una cosa a cui dobbiamo stare attenti. Qua ce ne sono tanti. Qua. Ciao! Eccolo qua. Oh, Cecino! Mi è venuta un'idea. Queste liane non sono abbastanza flessibili per fare dei nodi, però se le infilo sui lati della nostra capannetta in maniera quasi dritta, quindi con delle piccole curvature, in modo da creare delle linee orizzontali, non credo che si spezzino e potrebbe funzionare. Mentre riportavo le liane ho notato che Zanzi sta rivoluzionando il suo tumulo. Che succede? Niente, praticamente voglio fare una specie di cornice per utilizzare il tuo legname per fare un grande falò. Ok, andiamo a costruire un'arma. Attento agli scorpioni. Su quello che voglio io. Bene, direi che abbiamo fatto un po' di spesa. Abbiamo preso un bel po' di legna, anche se vi dirò non sono convinto che ci basterà neanche adesso. Come dicevo, la struttura è molto più grande di quello che ci servirebbe in una situazione di sopravvivenza e perciò richiede anche molto più materiale. In ogni caso, anche se abbondiamo col legno, al massimo poi lo regaliamo a Zanzi. E a proposito di Zanzi, andiamo a vedere cosa sta combinando. Andiamo a rompergli un po' le scatole. Zanzi! Ah, guardate qua che bel lavoretto che sta facendo. Non mi convince molto però la dimensione, perché per stare dentro e dormire vuol dire che deve stare tutto raggomitolato. Io con le ginocchia piegate non riuscirei a dormire, ma se lui ce la fa. Ecco il nostro minatore che torna dalla cava. Quanti chilometri hai fatto?
Basta, riposa. Zanzi, secondo me la struttura è carinissima, ma è un po' piccolina, devi stare tutto raggomitolato. Guarda. Ah, aspetta che c'è una cosa nel popò. Ah, a posto. Ah, come... sta benissimo. Posizione fetale. Ma e se ti viene un crampo a una gamba che devi allungarla? Per oggi basta. Domani continuiamo, terminiamo l'opera e ci dormiamo dentro. Andiamo a vedere cosa ha combinato Zanzi, intanto che noi abbiamo riempito di stecchini e stecchetti che poi dovremo ricoprire con foglie e in qualche modo renderlo impermeabile, perché in caso di pioggia dobbiamo essere protetti. Zanzi ha continuato la sua tomba. Fai il test, fai il test. Faccio il test di movimento. Però, proviamo a muovere. Vabbè, fatti quella. Che dici? Sì, sì. Noi invece per adesso lasciamo la nostra capanna così. Sembra la capanna di una strega, mi piace tantissimo. Ed è anche super spaziosa. Bene, qua per oggi abbiamo finito e ci vediamo domani. A dopo. Eccoci pronti a ricominciare e stasera resteremo qui a dormire, quindi dobbiamo darci da fare e finirli. Finire tutto. Abbiamo anche il fuoco questa sera, quindi E dormiremo al calduccio. Mettiamoci al lavoro. pronti via. Bene, come dicevo ieri, adesso dobbiamo ricoprire tutto quanto con tanti piccoli stecchini, sempre più piccoli, così da creare una sorta di griglia molto sottile e infine ci possiamo buttare sopra delle foglie senza che cadano all'interno della nostra capannetta. E vi dirò di più, ho anche un'altra idea, però aspettate un attimo che sento dei rumori. Ma Zanzi! Ho trovato un'offerta su Booking. Ciao Simo! Cosa stai facendo? Voglio rifare di nuovo la casetta perché non mi piace la forma. Non mi piace quella... Voglio rifarla di nuovo. Ah, ma la sposti anche? Vedete questo? Si chiama pungitopo, cresce in maniera spontanea e abbondante, tanto che le mucche se lo mangiano pure e quindi lo usiamo anche noi. Questo veniva utilizzato nelle case, nell'uscio delle porte, per fare in modo che i topi non entrassero dentro. Per questo si chiama pungitopo. Aia! Questa idea ci costerà sangue e sudore. Soprattutto sangue. Basta. Valutazione dei danni. Bah. Poteva andare peggio. Non so se sarà sufficiente, ma col pungitopo riusciremo a creare tanti piccoli punti dove le foglie sicuramente non passeranno. Perciò sarà un super filtro. Come immaginavo non ce n'era abbastanza per coprire tutto, ma credo che almeno il tetto sia bello fitto, tanto che possiamo provare a buttarci sopra delle foglie. Zanzi ha scoperto che non ci sono più tanti legni in giro. Il tuo mi sembra un albero di Natale. Il nostro filtro funziona perché anche buttando sabbia e foglie all'interno non cade niente, cade qualche briciolina. Poi al massimo con la pioggia un po' si compatterà, un po' cadrà, ne aggiungeremo altra e verrà una figata. È gigantesca!
Anche Zanzi inizia ad avere un tetto. Ma che carina. Si vede l'influenza della Puglia comunque. Siamo rimasti ad albero bello qua. Ma che tante! Andate da Zanzi, andate da Zanzi! La situazione si sta facendo drammatica. Siamo circondati dai buoi. È gigantesca! Manca solo una porta. Per mancanza di tempo non sono riuscito a coprire totalmente sui lati, ma non importa perché sono abbastanza verticali e l'importante è che la parte centrale sopra sia coperta. E vi dirò che ci sono almeno 15-20 cm di foglie lì sopra, quindi con la prima pioggia si compatterà e diventerà impermeabile. Infatti speravo che piovesse prima di fare la nottata in capanna, perché se dovesse piovere durante la notte sicuramente qualcosa accadrà giù e quindi ci cadrà in faccia, addosso, sul sacco a pelo, ma va bene così. Quanto è carina! Adesso vediamo se col tempo che ci rimane riusciamo a creare una porta. Voglio fare un triangolo di legni, legarli non so come e incastrarci degli altri legnetti in mezzo, in modo da poterla appoggiare semplicemente sul buco. Però è un triangolo bello grandino, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Mi è venuta un'idea. Useremo questi! Dato che ci manca il tempo, perché non fare una porta di vimini intrecciati? Se so intrecciare i vimini, no. Ci provo sì. Dove Zanzi tutto questo? Non lo so! Guardate, guardate. Aspetta. Nicchi. Ta-da! Bene, direi che siamo pronti a passare la nostra nottata nella capanna. Vediamo com'è finita quella di Zanzi. Con tanto di giardinetto. Sei pronto? Facciamo la nanna o vuoi fare un giretto? Mi sto trasformando in un lupo mannaro. Le casette sono pronte, noi siamo pronti a dormire, ma abbiamo avuto un'idea. Vuoi andare a nanna senza prima? Aver perlustrato la zona, dobbiamo essere sicuri che non ci siano animali feroci. E che non ci perderemo nel bosco mentre dormiamo. È capace che questa notte andiamo a dormire alle 3. Ma tu quando salvi i video, li salvi in 4K o l'applicazione te li salva a 1080? E questo, ragazzi miei, è un australopiteco.
cosa hai trovato? Ho trovato dei rani. Oh, ma è un pozzo. Sì. E che puzza. Hai visto? Vuoi fare il bagno? No. No. Io comunque proporrei di spegnere le torce, se no che giro nel bosco di notte è. Quelle spegniamo? Dove ci sono tutti questi massi? Spegnila prima tu. Ma sì! Spegnila prima tu. Ecco, questa è la vera esperienza. Non vale raccogliere le pietre, guarda che ti sento. Mi senti? Mi vedi? Perché cammini a quattro zampe? Bene, siamo tornati alle nostre casette. Siamo riusciti a trovarle, meno male. E adesso andremo a dormire. Domani mattina vi facciamo sapere com'è andata la nottata. Nel frattempo, se vi è piaciuto il video, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Anche a quello di Zanzi, Mi raccomando. mi raccomando. Bene. Vediamo com'è la nostra capannina all'interno. Bella sfaziosa, c'è qualche insettino che è già venuto per farci compagnia. Abbiamo deciso di concederci il lusso di un telo da appoggiare sul terreno e del sacco a pelo. Sembri un prigioniero di guerra. Quello che sono qua. Ma ti riesci a stendere di dentro? Sì, sì. Fammi vedere. Sei comodissimo. Oh, che meraviglia. Ma. Oh, beh. Direi che la chiamerò la casa del pensatore. Penso quando tempo sopravviverò in questa tomba. Prima che mi crolli tutto addosso. Buonanotte, Che Zanzi. È bellissimo. Sì, sì, è bella, molto pittoresca. Ah, sì, no, buonanotte. Notte. Il legno fa dei rumori. Li sentite? Degli scricchioli. Penso che siano i tarli che masticano il legno, perché mi ricorda tanto il suono che c'è nella legnaia di mio nonno. Ah! Non è scomodo. L'unica cosa è che ogni tanto cadono dei piccoli pezzettini di foglie. Non essendo venuta la pioggia non sono filtrate abbastanza. Non si è consolidato bene il tetto e quindi c'è ancora qualcosa, qualche pezzettino, qualche foglia secca che passa. Ma ho una soluzione. Buonanotte. Buongiorno. Alzati. Alzati, cacchiaro. Quanto hai dormito, Zanzi? Ho dormito bene, dai. Ho dormito al calduccio. Non me l'aspettavo, ma dentro la mia casetta faceva caldo. Anche qua. Però adesso andiamo a fare colazione. Buongiorno bellissimi. Dicevo buongiorno bellissimi. Ho sentito qualche verso stanotte. Ed eri tu che russavi, Zanzi? Ero io. Ma io non ero qua, Simo. Bene. Siamo pronti per andare a fare colazione. E anche questa sfida è finita. Questa era la tappa numero 6 o 7? 7. Tappa numero 7. Per la 8 abbiamo già lanciato dei sondaggi con 2 opzioni in movimento e 2 opzioni da fermi. E sembra che stia vincendo la pulizia di una spiaggia, ma vi aggiorniamo e vedrete che cosa salta fuori.
Io adesso lascio areggiare un po' il tutto, lascio la porta aperta, poi facciamo le pulizie di primavera e poi traslochiamo. Ci sta, va bene. Grazie per essere stati qui e ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati qui, alla fine noi dormiamo nel bosco, no? Ciao, bellissimi. Ciao belli!